Allora ragazzi, benvenuti a un altro video, a un nuovo video. Allora, oggi l'argomento è questo qui. È un argomento che mi è abbastanza caro, nel senso che penso che questo sia il requisito fondamentale che un ingegnere civile o un ingegnere in questo caso, in generale, debba acquisire. Debba acquisire inteso nel suo percorso di studi, principalmente, è molto importante questo, o perlomeno se non nel suo percorso di studi comunque deve acquisirlo, immediatamente, in modo che possa cominciare la sua carriera lavorativa nel modo migliore, e ora vi spiego perché. Intanto, se non vi siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi, lasciate un mi piace se vi piace il video e condividete i contenuti, insomma, se vi sono utili e se vi piacciono. Quindi veniamo al punto focale del video. Vi starete chiedendo di cosa sto parlando. Allora, fondamentalmente il punto di cui sto parlando, ed è una cosa che ho citato già varie volte, è una skill, ed è la skill del problem solving, ok? Che cosa si intende con problem solving? Fondamentalmente è la capacità che ha una persona di risolvere determinati problemi nel suo ambito lavorativo, e non solo applicati appunto al suo ambito, quindi problemi di calcolo o problemi relativi, diciamo, a una cosa che si è trovato davanti durante lo sviluppo di un cantiere o durante un progetto, ma fondamentalmente il punto che contraddistingue il problem solving, ed è per questo che prima vi ho detto è una cosa che sarebbe meglio acquisire durante il percorso universitario, e se l'università riesce, o perlomeno se voi riuscite ad uscire con questa skill, a mio avviso siete riusciti a ottenere dall'università, quindi siete riusciti a ottenere dall'università di ingegneria quello che l'università di ingegneria vi deve dare, oltre ovviamente all'acquisizione delle conoscenze di base che voi dovete acquisire. Perché dico questo? Perché fondamentalmente quando si esce dall'università di ingegneria non si è formati, ma dall'università in generale ci sono tantissime cose che si imparano fuori, e ancora oggi io continuo a studiare tutti i giorni, come spero voi farete, e dovete capire questa cosa, perché non si smette mai di imparare, ragazzi. A volte sento persone che dicono sì, ok, però non mi stanno insegnando questo, non mi stanno insegnando quello, quell'altro. Sì, è vero. Cercate di imparare e di assimilare quello che riuscite il più possibile, perché questo è fondamentale, ma non vi preoccupate, perché quando uscite dall'università comincia un'altra università, diciamo, oltre al mondo del lavoro. Ma torniamo a noi. Perché è così importante il problem solving? È così importante perché se voi riuscite ad acquisire questa skill, fondamentalmente quando uscite e cominciate ad affrontare il mondo del lavoro, riuscite ad approcciarvi e a risolvere i problemi in autonomia, ok? Quindi self-made, riuscite a mettervi lì. Se avete un problema, vi faccio un esempio, una struttura, un tipo di struttura che non avete mai progettato, butto lì, non lo so, il legno, magari all'università non avete fatto un corso, spesso capita, non viene approfondito questo tipo di materiale, quindi uno dice, adesso cosa faccio? Sicuramente puoi approfondire, andare a fare un corso, confrontarti con qualcuno che magari ha già fatto quel tipo di progettazione. Assolutamente, giustissimo. Però se tu hai la capacità del problem solving, fondamentalmente cosa fai? Ti vai a comprare un libro su quella materia lì, te lo prendi, te lo spulci, te lo studi, e alla fine sei autonomo per riuscire a compiere quella commessa, ok? E ripeto, confrontarsi con i colleghi, guardare, fare un corso, guardare video, cioè tutte cose che assolutamente fanno parte comunque dell'acquisire la conoscenza, ma quello che vi voglio dire è che non avete il blocco di dire no, io questa cosa qui non l'ho studiata, non la so fare,
non mi assumo questa responsabilità, non la faccio, ok? E questo vale sia in ambito lavorativo come diciamo liberi professionisti o come comunque ingegneri assunti, ma vale anche in ambito aziendale quando vi vengono posti determinati problemi che non avete mai affrontato, ok? E alcune persone arrivano a questo punto qua e si bloccano perché non hanno mai fatto questa cosa e hanno paura di affrontarla, quindi dicono: se non ho qualcuno che viene qua e me la insegna, o me la studio, o vado a fare un corso di un mese perché devo capire questa cosa, non riesco ad affrontarla. E allora questo non dico che è sbagliato, però diventa problematico perché vi mette tanti paletti, ok? Però la figura dell'ingegnere fondamentalmente è la figura che riesce ad approcciarsi ai problemi e risolverli. Poi il punto esatto in cui acquisite questa skill non è ben definito, potreste anche farlo nel corso del tempo, cioè tutti abbiamo, diciamo, una marcia diversa, non siamo tutti uguali, però l'importanza di questo requisito è questa qui. Quindi diciamo che voi come ingegneri, e questo ripeto non vale solo per l'ingegneria civile, vale anche per altre ingegnerie, vale per la meccanica, vale per l'informatica. Ad esempio, pensate a un programmatore che ha studiato i vari linguaggi di programmazione, comunque il linguaggio che usa, poi un giorno gli arriva da fare una tipologia di commessa con un linguaggio che non ha mai studiato. Cosa fa? Torna all'università a studiare? No, fondamentalmente problem solving, si mette lì, dice ok, questo linguaggio qui me lo guardo, vedo un attimo come funziona e mi butto nel progetto e lo faccio, ok? Quindi voglio farvi capire l'importanza di questa cosa qua, ok? Ora, voi mi direte: sì, va bene, Yas, ma come acquisisco questo problem solving? Come faccio? Allora, fondamentalmente, perché vi ho detto prima l'università dovrebbe insegnarvi questo? Perché dovrebbe essere una cosa naturale, nel senso che quando voi passate dalla laurea triennale a quella magistrale e cominciate ad affrontare tutta una serie di materie che sono comunque anche più tecniche e dove c'è da usare molto di più la testa, e in ingegneria fondamentalmente la cosa più importante non è studiare a memoria ma usare la testa e ragionare, piano piano comincia a diventare una cosa automatica, tanto che non ve ne rendete nemmeno conto e arriverete, diciamo, al punto di dire ok, quella cosa là non l'ho mai fatta ma me la studio e vedo un attimo. Cos'è però importante per affinare questa tipologia di caratteristica? È non tirarsi mai indietro. Questo vale anche durante il percorso di studi. Quando vi danno un problema, un progetto, un qualsiasi cosa, oltre agli esami in sé che vanno studiati, le attività di gruppo, i progetti, sono tutte cose in cui dovete cercare di entrare il più possibile. Questa è una cosa. Seconda cosa, abituatevi sin dall'inizio, sin dal vostro percorso di studi, a chiedere. Non abbiate paura di chiedere. Chiedete ai professori, chiedete ai colleghi, confrontatevi con i vostri amici, chiedete, ragazzi, perché è una cosa importantissima. Io, per quanto posso, su Instagram, quando mi scrivete, mi fate le domande, sia voi studenti sia colleghi, cerco sempre di rispondere, perché comunque amo condividere le cose e so che una risposta, seppur anche a volte banale, veloce, può comunque dare dall'altra parte un feedback positivo, ok? Questa è la seconda cosa. Probabilmente la terza cosa che vi può aiutare a sviluppare questa skill qui è cominciare sempre il prima possibile ad affrontare da soli le cose che non vi vengono poste davanti. Esempio, sto studiando per un esame e c'è un punto che il prof non ha spiegato bene, che il professore non ha approfondito, una cosa che magari è scritta su una determinata normativa. Me la vado a guardare, me la vado a cercare e a quel punto magari poi vado a chiedere se non ho capito bene, mi informo, però intanto il fatto di andare a cercare, a trovare quella cosa, andare a approfondire è già un passo avanti, un grande passo avanti, perché quello che andrete a fare poi quando uscite è questo, un gran lavoro, cioè quando uscite intendo dall'università e iniziate a lavorare, un gran lavoro di ricerca. Un gran lavoro di ricerca sia in ambito normativo, sia in ambito conoscitivo, in tutti gli ambiti comunque andate a fare un lavoro di approfondimento, perché, ripeto, ogni giorno noi continuiamo a studiare, ma la cosa più importante, ripeto ragazzi, è non avere un blocco
che solo per il motivo per cui voi non avete mai fatto quella cosa vi crei, diciamo, una barriera. Per finire e concludere, perché è così importante questa skill? È così importante nell'ambito ingegneristico perché vi permette di andare poi, oltre che per voi stessi se lavorate per conto vostro, ma anche se lavorate per altri o in azienda come ingegneri, andare a ricoprire delle posizioni molto importanti, perché è una delle caratteristiche più ricercate. Cioè, se io prendo una persona e so che quella persona è autonoma e addirittura magari mi può gestire un team perché ha la capacità di risolvere i problemi, allora io sono tranquillo a prendere questa persona e dargli anche più responsabilità, ok? Allora, questo, ragazzi, è un argomento su cui ci sarebbe da dire tantissimo, quindi se vi è interessato, se vi interessa lo posso approfondire, posso anche darvi qualche altro spunto, fatemelo sapere nei commenti. E niente, spero che vi sia piaciuto questo video. Se avete appunto domande lasciatemele sotto e lasciate un like e ci vediamo alla prossima. Ciao.